Ciao ciao amici, benvenuti da strumentimusicali.net. Oggi sono qui in compagnia di K2061 2061, il nuovo Kurzweil, il Kurzweil diciamo quello così parente dello storico Kurzweil che ha cambiato veramente le carte in tavola tanto tempo fa. È proprio quella cosa lì, compresi poi dei dettagli come il ribbon e tutte cose che Kurzweil, come dire, ha introdotto nel mercato delle tastiere in modo veramente importante in tempi non sospetti, nel senso che quando sono uscite le prime tastiere, diciamo, tutto fare di Kurzweil, tutto il periodo fino ad arrivare al PC3, e io poi lì mi sono collegato in quel periodo lì. E loro erano all'avanguardia veramente, ma in un modo però che adesso devo spiegarvi, perché non è molto semplice da spiegare. Allora, intanto facciamo una panoramica generale. Io questi suoni che sto leggendo, sto vedendo, a parte qualche dettaglio diverso, qualche altro campione, in realtà tutto quello che sto vedendo è bene o male frutto degli ultimi anni di lavoro, da quando c'è stato il Forte, insomma l'ultima generazione. Vedo qui insomma una specie di totale finale del lavoro fatto finora. Chiaramente contiene il VAST, contiene la generazione di organo KB3, contiene tutte quelle cose che Kurzweil da anni si porta dietro, migliorandole e non sempre migliorandole. Allora, vado al dunque subito. C'è il VAST, chiaramente è il virtual analog, c'è l'FM, come dicevo ci sono tante sintesi unite insieme in uno strumento con tanti controlli, ma chi conosce Kurzweil sa che questo qui è parente di una cosa già esistita. Allora, sapete qual è la cosa veramente che mi fa piacere? Perché l'ho sentito mentre mentre registravo l'intro, mi sono divertito, vabbè, insomma, a fare quello che potevo, ma questo suona come suonavano quelli che ho usato io. Allora, adesso faccio un discorso che sicuramente qualcuno di voi non sarà d'accordo, ma io per un periodo ho sentito suonare Kurzweil sotto le mani, non lo so, alla fine arrivavo in fondo e non era quello che ero abituato a sentire fino a PC3X. Non lo so perché, anche Forte era un grande strumento, ma lì poi Artis, poi lentamente le cose si sono non so, incasinate, perdonatemi il termine. Poi adesso io qua, e lo sento attraverso l'Hammond, il suono di organo. Questo suono di organo è un suono di organo che è discusso, ormai diciamo con quello che c'è in giro adesso potrebbe risultare anacronistico, se vogliamo, quello che volete. Molti di voi diranno che dico stupidaggini, ognuno ha i suoi gusti, però io me lo ricordo che questo suono qui insieme al resto della band impastava in modo fantastico, cioè era dentro come fa l'organo, vero? Cioè stava insieme al resto, si incastrava tra le maglie delle frequenze in modo perfetto. Io sto risentendo quel suono lì. Ora voi mi direte, è lo stesso, dovrei avere qui un'altra, sarà stata la tastiera, sarà stata quello che volete, ma io qui sento di nuovo quell'effetto lì. Cioè anche la pasta dei synth, io quando l'ho acceso, lui parte, si presenta così. Questo ci fa notare chiaramente, aprirò 7000 parentesi, questo ci fa notare chiaramente che l'idea è quella di proporlo come sintetizzatore, anche perché è un 62 tasti. Però quello che ho sentito subito, anche nei synth, stavo dicendo appunto, è che sono pieni. Scendo di un'ottava. Suonano come suonavano quelli là, seamless transition, tutto a posto. Questi pad io li ho già visti, li ho già sentiti, cioè con questi nomi su altri strumenti,
ma non suonavano alle mie orecchie come sta suonando questo strumento qui. Quindi ora io faccio una carrellata di suoni per farvi sentire come suonano. Qui abbiamo sotto l'opportunità di fare split layer facilmente, cosa che nei vecchi modelli era molto più complessa, attivando una serie di opportunità che qui vedete molto chiare, diciamo, in questo display con tutte le 4 zone che possiamo utilizzare. Ma questo è un discorso che ormai fa chiunque, non so come dire, non è più una cosa particolare. La cosa che aveva veramente forte Kurzweil era questa, erano gli effetti mescolati con i campioni, c'era un'amalgama musicale incredibile che riusciva a conquistare, in mezzo agli altri ci si sentiva giusti, e a me sembra, ora io non vorrei dire una stupidaggine, di tornare a sentire quel sound lì, che è un sound morbido, musicale, vellutato, non so come dire, ma nello stesso tempo con una pasta centrale sulle medie, sempre giusta per essere simile agli strumenti veri. Non so neanche come descriverla questa cosa. Io questi li conosco tutti perché erano già negli altri strumenti, però mi suonano bene. Ecco, questa cosa qua, questa strana sensazione di avvolgimento e di, in qualche modo, verità strumentale, che nasceva probabilmente dalle collaborazioni che Kurzweil aveva avuto con gli artisti con cui collaborava quando ha progettato il sistema Kurzweil, il mondo Kurzweil. Che ricordiamo inizialmente erano piccoli campioncini, gli strumenti erano fatti da pochi mega, eppure anche meno, eppure dico, pianoforti, piani elettrici, eppure avevano un suono pazzesco. Qui sento il sound, poi manca chiaramente, come dire, mancano quei suoni lì, quelli esattamente di quelle tastiere, probabilmente andando a cercare ci sono, Questi sono più nuovi. Questo ricorda molto. K2006, che poi bello. Non lo so, c'è qualcosa come si sposano le note fra di loro, nonostante si sentano. Io adesso un po' da addetto ai lavori che lavora con gli strumenti, con i campioni, sento dove sono i problemi, però non so perché loro riuscivano a nasconderli, e qui sento un po' quella sensazione lì. Poi ci sono dei vecchi classici, l'Horowitz, bello questo, ricordi anche un po'. Sui piani elettrici vediamo se c'è quello che spero di trovare. Eccolo qua. Questo per esempio, questo questo sarebbe un CP61 cioè CP70, CP80 dipendeva dal numero di tasti. Questo suono, che adesso a voi sembrerà un po' così chiuso, io con questo suono qui ho fatto delle cose in certi brani che erano, senza quello, se lo levavi dal pezzo, quel suono lì, il pezzo si smontava. Questa era la forza di questo strumento qua. Sentite che non è un campione di pregio, no? Però fa l'effetto che deve fare il CP.
Scusate l'entusiasmo, vi sembrerò un pazzo, ma non sarebbe la prima volta, ma in realtà queste cose mi emozionano perché mi ricordano un momento preciso proprio della mia storia musicale, un tour in particolare bello fatto con i fratelli e dove avevo Kurzweil e quando suonavo mi sentivo veramente bene. FM, c'è tanta roba. Sentite com'è? C'è larghezza, ma questi sono gli effetti, che sono le catene di effetto di Kurzweil, sono incredibili. Clavinet. Questi sono tutti quelli che c'erano nelle ultime generazioni. Cioè è tornata la sporcizia che c'era prima, che era un po' la forza di questi strumenti. Erano grezzi, ma avevano per non parlare di queste cose qui che sono pazzesche. Sono tutti belli, gli strings di Kurzweil erano una dei punti di forza, no? Anche questi li ho usati nei contesti di gruppi, di band, in cuffia, con i monitor, in tutti i modi. Sono quelli. Chiaramente non c'è tutto il materiale vecchio, ce n'è di tanto nuovo, ma nuovo, delle ultime generazioni. Loro con poco erano riusciti a fare, questo me lo ricordo, Big LA Strings. Sì, è tornato quel suono. Poi magari metto di fianco una di quelle che non mi sono piaciute ed è uguale, non lo so, però l'organo mi è sembrato suonare bene anche in mezzo alla situazione. Strings pazzeschi, pad. Ecco, qui c'è tanta roba che un po' più sound design. Scusate. Funziona bene, la seamless transition, non so se sto dicendo giusto. Bello. Belli, sono emozionanti. Poi qui c'è la variazione, per ogni suono succedono un sacco di cose. Poi ci sono tanti synth, quindi il materiale è tantissimo.
sentite che il Vast è incredibile e sta suonando come me lo ricordo io. Cioè, questa cosa qua da un virtual non è facile trovare. Poi da un virtual che fa tutto, non è, cioè, non è dedicato a questa cosa qua. Eppure dentro c'è tutto. Caspita. Queste cose sono sempre belle. E poi si passa a queste cose, io lo racconto sempre, c'è stato un periodo che facevo delle cose anche teatrali, uno spettacolo che abbiamo portato in giro con Gino e Michele, che saluto, Folco, e io commentavo delle letture che erano ironiche, insomma, e avevamo trovato delle cose da usare per fare, insomma, sigle, cose un po' particolari. E mi ricordo che questa cosa mi aveva aiutato tantissimo perché c'erano questi suoni orchestrali, queste multi che erano molto interessanti. Si potevano creare delle atmosfere medievali, insomma, cose così. E mi servivano, cioè li ho usati, quindi fare sigle televisive finte con la dinamica. Queste cose qui sono molto efficaci e possono essere utili, possono tornare utili perché sono fatte molto bene. Comunque, tornando ai program, qui c'è di tutto. Poi chiaramente loro con le chitarre sono famosi. Poi io questa cosa qui magari la conosco un po' meno. Ma tutte queste cose qui sono importanti, chiaramente batterie, tutto, un po' di batterie, un po' di cose, c'è di tutto dentro, chiaramente, e nelle multi sono stati usati in modo importante tutto il resto. Diciamo che, allora, dal punto di vista così dell'innovazione rispetto alle ultime generazioni di Kurzweil non vedo chissà quale innovazione. E c'è la flash play, nel senso che si possono usare campioni abbastanza importanti, ci sono 4 giga di memoria, il VAST è messo molto in evidenza per chi lo pubblicizza, e c'è scritto anche qua sopra, quindi è un synth, diciamo, però fa tutte le cose che facevano quelle vecchie e lo fa in un modo che, devo dire la verità, mi ricorda tanto quel momento lì. Quindi questo è un sound che, vi garantisco, all'interno di una situazione musicale, se ci si abitua, ecco, a questo suono, poi ci si ritrova a suonare uno strumento musicale con un sound molto molto organico per essere un sintetizzatore digitale. Questa è la mia esperienza e qui sto riscoprendo quella cosa che mi era un po' sparita sotto le mani negli altri prodotti Kurzweil. Sicuramente sto sbagliando tutto, ma la sensazione così è quella. Non sentivo per esempio l'organo suonare così bene da tanto tempo, quindi io vi ringrazio, vi saluto, non ho fatto niente di eclatante dal punto di vista delle specifiche, perché comunque cioè quello che sta facendo questo strumento è semplicemente quello che negli ultimi tempi Kurzweil ha fatto, ma è messo anche proprio fisicamente in uno strumento che dà l'impressione di essere proprio serio, non so come dire, anche proprio i tasti, tutto è molto molto bello da vedere.
Io lo trovo bello anche come rispondono i controlli, è tutto giusto. È tutto giusto, è tutto a portata di mano, si vede bene il ribbon, è tutto giusto. Quindi, insomma, forse siamo tornati lì e io spero che questa cosa vada avanti perché Kurzweil è un'azienda alla quale mi sento molto legato per questioni proprio di esperienze personali, no? Poi abbiamo l'arpeggiatore, abbiamo tutto, abbiamo mille cose. Comunque, io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio strumentimusicali.net che mi dà queste opportunità, mi mette di fronte a questi strumenti. Chiaramente io l'ho aperto e l'ho suonato, quindi non mi insultate se non sono stato particolarmente esaustivo dal punto di vista tecnico, ma io credo che quello che vi ho detto sia almeno ci metto il cuore in questa cosa, perché è una cosa importante per me che questo strumento suoni di nuovo come suonavano quelli con cui ho suonato in periodi importanti per me. Se vi piace quello che faccio iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, poi c'è la mia musica, le mie cose, quindi insomma se vi fa piacere fa piacere anche a me. Io vi ringrazio, vi saluto, sembra che tutto sia andato per il verso giusto. Un bacione, ciao ciao!